Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di giugno. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Andremo a vedere insieme come andrà il vostro mese attraverso l'arcano, poi vedremo le energie principali, gli altri ambiti, l'amore, il lavoro e le finanze, vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente e ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura. Quindi mi raccomando, continuate a spingere il vostro il più possibile, voi siete i vincitori del mese precedente e quindi dopo vedremo anche un messaggio per voi speciale diviso per decadi. E adesso andiamo ad iniziare andando a fare un piccolo passettino per vedere dove ci eravamo lasciati. Ovviamente io vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla con il vostro ascendente. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura, dove trovate anche le recensioni e i link per acquistarli. Dove ci eravamo lasciati? Voi avevate la carta della giustizia. Spesso salta fuori quando o dobbiamo fare i conti col nostro passato e quindi fare il punto della situazione, cercare di andare a riequilibrare le nostre energie, sistemare anche delle questioni rimaste in sospeso. Abbiamo bisogno di chiudere, di andare avanti oppure di portarci proprio in un nuovo inizio, però dopo aver capito, compreso per bene tutta la fase precedente. Quindi direi che potrebbe essere stato per voi un mese decisivo e importante. E adesso procediamo con il vostro arcano del mese di giugno. Voi avete il mago. Passiamo effettivamente da un'energia 11, quella della giustizia, a un'energia sempre 1, molto diversa perché secondo me ha a che fare proprio con il nuovo inizio. Quindi se molti di voi sono riusciti a sistemare alcune cose, a riportare equilibrio, a prendere delle decisioni importanti, soprattutto aver fatto chiarezza, ordine dentro e fuori di voi, il mago è proprio la carta giusta, o quantomeno vi sta dicendo che è il mese adatto proprio per i nuovi inizi, per cogliere o fare delle proposte, per manifestare, per comunicare, per adottare e utilizzare al meglio le vostre abilità, la vostra diplomazia, essere intraprendenti, di fare attenzione alla manipolazione, anche alla dispersione di energia e quindi cogliere quelle opportunità per avanzare e non rimanere fermi. Questo è il vostro arcano, possiamo metterlo qui. Ricordo che alla fine del video trovate la schermata e potete fare uno screenshot e tenerlo con voi proprio per cogliere al meglio la sua energia, che adesso vediamo come si sviluppa e si riflette nei vari ambiti, partendo proprio dalle energie principali, un po' che cosa aspettarsi in questo mese, ma soprattutto come gestire le varie situazioni con le vostre energie. E all'inizio avete il matto. Ecco, questa può indicare proprio la fase di preparazione per il nuovo inizio. Ovviamente io sottolineo che per nuovo inizio non intendo solo ed esclusivamente un vero e proprio inizio. Il nuovo inizio può anche riferirsi a vecchie situazioni dove hanno bisogno di essere spinte, di esserci qualche modifica e quindi ecco questo nuovo inizio. E poi troviamo il 9 di spade, quindi effettivamente abbiamo capito che la prima parte ci si deve aspettare qualche imprevisto e possibilità di avanzare, però con le caratteristiche del matto, e cioè con spensieratezza, con senso di libertà, andando a fare un reset, lasciando andare delle vecchie situazioni e quindi procedere, andare avanti. Però senza fretta, perché altrimenti si può rischiare di rimanere indietro, di rimanere bloccati,
frustrati, ci possono essere delle preoccupazioni, delle tensioni, quindi il 9 di spade ci fa capire che non dobbiamo sovraccaricarci di pressioni, di cose in modo eccessivo, perché magari siamo noi che tendiamo ad esagerare, ad ingigantire alcune cose, quindi non facciamola più grande di quello che è. Infatti quell'ansia, quello stress o una preoccupazione o dei problemi, delle difficoltà possono essere affrontate e totalmente superate. Io direi che il risultato lo possiamo vedere anche subito, perché l'8 di denari ci indica pieno controllo, gestione di noi, delle nostre stesse energie e anche delle cose più pratiche, del lavoro, delle nostre abitudini. Quindi ci consiglia di mettersi all'opera, di utilizzare metodo. Se qualcosa non ci è chiaro, magari cerchiamo di approfondire, di apprendere un qualcosa che ci può essere utile. Quindi ci vuole dedizione, cura e pazienza, ma soprattutto concretezza, lasciando andare quelle cose che ci frullano nella testa e nei nostri pensieri. Adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ricordo che chi non è interessato, chi vuole anche ulteriori informazioni legate alla famiglia, quindi alle relazioni più importanti anche di amicizia, potete ascoltare, solo che dovete adattare alcune cose che andrò a dire. Partiamo con la carta della torre. Allora, è vero che per certi aspetti può spaventare un attimino, perché può indicare una chiusura, un crollo, una crisi, un litigio, una discussione. È vero, un qualcosa che potrebbe essere abbastanza acceso, però riportarvi un po' con i piedi per terra, nel senso che magari alcune cose si possono ripetere costantemente, oppure magari pensavamo di aver risolto alcune dinamiche, alcune situazioni e puntualmente ci ritroviamo di nuovo in ballo. Anche la presenza, scusate, della carta della ruota ci fa capire che alcune cose tendono a ripetersi, quindi se c'è una fase critica e già l'avete vissuta, l'avete già superata, se le dinamiche sono sempre le stesse, allora queste ci fanno capire che c'è qualcosa che non va e che abbiamo l'opportunità, come vi dicevo sin dall'inizio, perché si riflettono proprio le vostre energie, di essere costruttivi, nel senso di lasciare andare veramente queste dinamiche, non cercando di coprirle, andare avanti e trascurarle. Questo potrebbe essere il momento giusto. Se tutto procede al meglio, ovviamente queste possono indicare delle situazioni esterne che non dipendono da voi e che quindi, se state progettando qualcosa, potrebbe esserci un imprevisto, magari ci si deve concentrare al momento su alcune cose più importanti, oppure possono esserci delle buone opportunità da cogliere che però vi porteranno ad una svolta decisiva della vostra relazione, del vostro rapporto. Quindi nel bene o nel male bisogna capire effettivamente in che situazione vi trovate. Nelle situazioni già proprio quelle critiche, quelle molto molto difficili, in realtà purtroppo, ahimè, per dovere di cronaca, per chi mi conosce sa che sono sempre abbastanza sincera, chiara, e non mi posso inventare e modificare il significato delle carte. È vero che, ripeto, nelle situazioni più critiche può esserci un distacco, un allontanamento momentaneo o una fase critica da superare. Come dicevo, se tutto va bene, non vi preoccupate, è una crisi passeggera e quindi riuscirete a superare qualsiasi cosa, magari alcune cose non dipendono da voi. Invece per chi è single, ovviamente io consiglio sempre di ascoltare un po' tutto, che può riguardare anche le relazioni più importanti, scusate, c'è quella criticità, c'è quell'insoddisfazione, un qualcosa che non procede per il verso giusto e qualsiasi sia la circostanza, comunque si vede un cambiamento abbastanza importante.
troviamo tante carte legate in questa sezione qui all'aria, elemento proprio dei nostri pensieri, di quello che ci portiamo dentro e anche delle preoccupazioni, delle tensioni. Però attenzione, queste sono anche di potere, di determinazione e di forza. Ci stanno dicendo che dobbiamo agire rapidamente, prontamente. Per cosa? Effettivamente magari anche per una nuova conoscenza, per non lasciarcela sfuggire, oppure occasioni di lasciare andare totalmente una fase che è stata difficile e impegnativa per voi, di lasciare andare vecchie situazioni, perché il ripresentarsi di alcune cose non sono buone, non sono positive e quindi vi fanno rimanere fermi e vi tolgono l'opportunità di mettervi in un nuovo inizio, in un nuovo percorso. Quindi abbiamo visto che il rischio è che non si possano cogliere delle opportunità e che a livello generico in realtà ci sono quelle circostanze di nuovo inizio, ma bisogna avere volontà, forza e coraggio di girare la ruota a nostro vantaggio, soprattutto io direi per lasciare andare quelle vecchie situazioni, quelle vecchie dinamiche che se non hanno funzionato in passato, secondo me potrebbe essere veramente difficile che possano funzionare adesso, soprattutto se ci troviamo di fronte a quelle stesse persone che ci hanno fatto soffrire o anche delle nuove che però a livello intuitivo magari vediamo già che c'è qualcosa che non va, allora dobbiamo imparare dal nostro vissuto e cercare di procedere, di andare avanti. Per quanto riguarda le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze, l'asso di coppe, il 4 di coppe e poi la temperanza possono indicare una fase di passaggio importante, soprattutto nella cura, nella rigenerazione, non solo di noi stessi, perché nelle questioni lavorative ovviamente non c'è soltanto l'aspetto materiale, c'è anche delle nostre stesse energie a livello di salute, del nostro impegno, di tutto quello che facciamo e la temperanza è molto molto legata alle nostre stesse energie, quindi a come le gestiamo e queste possono indicare un'insoddisfazione, un qualcosa che magari stiamo aspettando, forse potrebbe non arrivare subito, una svolta, una circostanza, di nuovo inizio, però si presenta l'occasione, quindi forse abbiamo solo bisogno di fare chiarezza o di riposarci o di trovare il ritmo giusto e anche, sottolineo soprattutto la chiarezza per capire come procedere, nel senso che chi ha il lavoro magari ha bisogno di maggior cura, nel senso di sentimento, di passione, di metterci l'impegno, però se siamo scoraggiati, se siamo tesi, se siamo insoddisfatti, questo potrebbe essere veramente difficile. Oppure c'è un'opportunità, una proposta di collaborazione, una proposta di aiuto e di sostegno. Ecco, qui magari se vogliamo fare totalmente da soli, allora potrebbe essere più difficile che magari ci siano dei cambiamenti immediati, perché si vede una specie di rallentamento. Ecco, con queste informazioni secondo me possiamo già capire e intercettare che non dobbiamo fare tutto da soli, che forse possiamo farci aiutare, soprattutto chi è alla ricerca o chi vuole fare grandi cambiamenti, magari anche qui abbiamo un bell'asso iniziale, quindi risuona proprio quell'energia di nuovo inizio e di opportunità di ribaltare totalmente alcune cose e di portarsi verso un nuovo inizio. C'è la carta della giustizia, quindi delle proposte, delle indicazioni, delle cose si stanno muovendo e magari proprio verso la fine del mese si può applicare questa specie di svolta. Nuovo inizio. Cosa vuol dire? Magari l'arrivo di una proposta da accettare per un nuovo lavoro, oppure finalmente di andare a chiudere una fase della vostra ricerca e di quello che state facendo per
mettervi verso un nuovo inizio. Quindi sono energie, abbastanza importanti, vogliono dire in senso generico che in realtà, sì, di fare attenzione alle vostre finanze, ma vedono che riuscite a superare delle eventuali difficoltà. Magari le cose più importanti che saltano fuori, come vi dicevo, sono riguardano tantissimo, la chiarezza, riguarda tantissimo le proprie passioni, quello che noi mettiamo come impegno, come energia, probabilmente c'è bisogno di ripulirsi un attimino. Adesso vediamo i messaggi per voi, visto che siete i vincitori del mese precedente riguardo le maggiori visualizzazioni, e vediamo i messaggi speciali dall'universo diviso per decadi. Quindi Cancro, prima decade, troviamo un messaggio che è molto positivo, quindi quasi vi va a, non dico ad anticipare il vostro futuro, però essendoci la carta della stella vuol dire che questo potrebbe essere un mese determinante per futuri sviluppi, miglioramenti e anche proprio realizzazione di sogni e di desideri. E quindi vi sta dicendo che c'è bisogno di prendere il controllo, di osservare intorno a voi, di prendere solo quello che magari vi fa stare bene o vi infonde chiarezza e sicurezza, e sicuramente c'è bisogno di andare a cogliere quell'opportunità, però è un'opportunità pratica. Quindi bisogna passare all'azione, bisogna dimostrare quello che siete, quello che soprattutto siete riusciti a fare fino a questo momento, e quindi spingervi verso il vostro futuro. Magari una guida, un sostegno può anche esserci. Di solito la stella rappresenta anche come guida i nostri stessi desideri, quindi concentratevi su quello che volete realizzare, puntate il vostro obiettivo e procedete in quel senso, che appunto la realizzazione è possibile. Per quanto riguarda il cancro della seconda decade, troviamo il cavaliere di denari. C'è qualcosa che procede lentamente, in modo costante, avete anche la pazienza o state cercando di recuperarla, e fate assolutamente bene, perché ci saranno nuovi sviluppi e che si vedranno già nel corso del mese, quindi continuate e procedete in questo modo. Non lasciatevi bloccare, può anche arrivare una comunicazione, una proposta, diciamo un'opportunità o un evento esterno che vi darà appunto la possibilità di dare una spinta ulteriore ai vostri progetti, anche alle relazioni, quindi direi in senso generico, e quindi c'è avanzamento anche abbastanza veloce, visto che l'otto di spade è velocissima come carta, anche cose che possono arrivare all'improvviso senza che ci aspettiamo nulla. E poi vediamo l'ultimo messaggio per i cancro della terza decade. Troviamo il 9 di bastoni. Può indicare un senso di protezione e di chiusura, ma che state cercando di lasciare andare. Fate bene a proteggere voi, i vostri interessi, le vostre idee e le cose più importanti, però aspettatevi un cambiamento importante. C'è il giudizio, una svolta decisiva, un qualcosa che arriva, maggior consapevolezza, chiarezza, ma spesso è anche associata alle novità, alle informazioni, a un qualcosa che si risveglia dal passato, nel senso che magari non ci aspettiamo nessun cambiamento, nessuna novità, e invece all'improvviso arriva. Soprattutto io direi per quelle persone che stanno vivendo un momento difficile, sia per se stessi, sia per anche le relazioni, o anche, ahimè, dal punto di vista economico, lavorativo e finanziario. Quindi c'è questa svolta importante, probabilmente c'è questa fase iniziale che vi darà la spinta giusta, forse alcuni risultati poi si vedranno successivamente. Quindi è, diciamo, un messaggio di incoraggiamento e di andare a cogliere queste opportunità e queste novità. E adesso procediamo con l'ultima parte, andando a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente.
Troviamo Marte che si riferisce all'Ariete e allo Scorpione, poi troviamo la Luna che si riferisce al vostro segno Cancro, è un oracolo astrologico, attenzione. E abbiamo Saturno. Saturno ci parla di Acquario e Capricorno. Essendo un oracolo astrologico, come vi dicevo, ci sono delle informazioni legate anche a possibili atteggiamenti e comportamenti, sia che possiamo tenere noi, sia appunto quelli che arrivano dagli altri, e quindi di essere comunque chiari, perché alcune cose magari possono essere in apparenza positive o in apparenza anche negative, magari esserci delle persone che hanno difficoltà a comunicare, ad aprirsi. Se la difficoltà è vostra, ovviamente ecco perché abbiamo possibilità di fare chiarezza, di non favorire l'incomprensione e l'illusione, quindi non fuggiamo dalla realtà, vediamo le cose per quelle che sono, pretendiamo anche magari dagli altri chiarezza. Se vedete che c'è sempre qualcosa che non va, soprattutto nella comunicazione, allora lì sappiamo cosa aspettarci ed eventualmente come intervenire. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di giugno. Ciao!